Salve a tutti e ben ritrovati, io sono Chef Nunzio e vi do il benvenuto a questo quarto episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Oggi siamo qui per imparare a preparare una cosa che spesso compriamo semplicemente al supermercato, la pasta fresca, in questo caso la pasta all'uovo. Ma perché prepararla in casa? Beh, innanzitutto per una questione di risparmio, perché fare la pasta in casa significa risparmiare fino all'80% rispetto al supermercato dove la compriamo. Fare la pasta ci dà anche la possibilità di personalizzare al nostro piacimento i nostri primi, per non parlare della certezza di avere tra le mani, le nostre mani, un prodotto di primissima qualità. Prepararla è una questione di abitudine, è una questione di tempo e di organizzazione, ma in realtà se si ha un po' di tempo a disposizione preparare la pasta all'uovo è molto semplice. Questo quarto episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti è completamente dedicato a questa base della cucina italiana, sia per quello che riguarda l'impasto che per i tipi di pasta più comune che possiamo realizzare, sia a mano che con una macchina per la pasta. Attenzione però, non è adatta alla preparazione della pasta al torchio. Seguitemi, andiamo a scoprire come si prepara. Per iniziare romperemo 3 uova, aggiustiamo con il sale e diamo una bella sbattuta con una frusta. Facciamo un solco nella farina al centro della ciotola e versiamoci dentro le uova. Adesso con il cucchiaio di legno giriamo al centro dove si sono depositate le uova, dove ci sono tutti i liquidi. Così facendo essi assorbiranno gradualmente la farina e potremo notare che da liquidi diventeranno sempre più densi e compatti. Ad un certo punto comunque sarà impossibile continuare con il cucchiaio di legno, è il momento di liberarsene e continuare con le mani. Giriamo l'impasto da sotto verso sopra con la mano e poi lo rischiacciamo su se stesso, senza affannarci e senza fretta, perché dobbiamo dare il tempo ai liquidi di assorbirsi con la farina. Quando la maggior parte della farina si sarà assorbita è il momento di rimuoverlo dalla ciotola e iniziare a lavorarlo sul piano di lavoro. Potete notare il movimento che andremo a fare è sempre uguale: rigirare l'impasto su se stesso e schiacciarlo. Lo faremo sul banco di lavoro perché adesso l'impasto è diventato un po' più coriaceo e abbiamo bisogno di più forza, quindi con entrambe le braccia e con il peso anche parzialmente del nostro corpo rigiriamolo su se stesso e rischiacciamolo. In me che non si dica, avremo un impasto liscio che potremo mettere via. Questo tipo di impasti riposa almeno per mezz'ora a temperatura ambiente, avvolti nella pellicola alimentare perché non devono prendere aria. Prima di iniziare a preparare la pasta muniamoci di uno straccio pulito e infarinato dove andremo a depositare la pasta che realizzeremo. La stoffa infatti lascerà traspirare bene la pasta evitando le condense. Polveriamo bene di farina anche il banco di lavoro e soprattutto, se non avete dimestichezza, iniziate a lavorare con piccoli pezzettini di pasta alla volta. Verrà molto più semplice e i risultati saranno migliori. Il sistema migliore per creare una sfoglia con il mattarello, più o meno sottile che sia, è quella di capovolgere l'impasto ogni volta che schiacciamo col mattarello. Quindi schiacciamo, capovolgiamo e ripetiamo l'operazione infarinando di tanto in tanto fino ad ottenere lo spessore che desideriamo. Quindi non serve usare molta forza, ma bensì avere pazienza di girare e capovolgere l'impasto fino a ottenere il risultato che vogliamo. I formati che possiamo ottenere da una sfoglia di questo tipo sono pappardelle, tagliatelle, fettuccine. Se volessimo ad esempio realizzare delle tagliatelle, ci basterebbe spolverare uno dei 2 lati della sfoglia, arrotolare la sfoglia su se stessa e con un coltello tagliare le tagliatelle alla misura che desideriamo. Ci basterà risdrotolarle una volta tagliate ed ecco qui un bel nido di tagliatelle fatte con le nostre mani. Andiamo a vedere adesso dei formati di pasta realizzati completamente a mano, senza neanche l'uso del mattarello. Realizzeremo dei cavatelli, realizzeremo delle orecchiette rigate e non, e un tipo di pasta chiamata foglie di ulivo. Questo giusto per darvi un'idea di che cosa si può preparare. Poi ovviamente facendo una ricerca online sui formati di tipi di pasta che si possono realizzare sono davvero tantissimi, quindi divertitevi pure. Avere una macchinetta per la pasta in casa non è indispensabile, ma potrebbe tornarvi utile se decidete di fare la pasta giornalmente. Infatti, la macchinetta per la pasta vi dà la possibilità di tirare delle sfoglie molto sottili e precise, utili per fare le lasagne o altri formati di pasta. Inoltre hanno di solito degli accessori per fare le tagliatelle, le fettuccine. Inoltre è possibile utilizzarla per fare dei dolci e dei biscotti. In descrizione metterò 3 link di macchine per la pasta
acquistabili su Amazon di fascia bassa, medio, alta, naturalmente non sponsorizzati, solo per darvi un'idea nel caso state pensando di investire un po' di denaro in questo strumento di cucina. Lo strumento che sto utilizzando io è di fascia molto bassa, quasi un giocattolo. Ce ne sono di migliori, ce ne sono di professionali, elettriche a mano, un po' per tutti i gusti. Sostanzialmente ci sono due regole per ottenere una sfoglia perfetta con questo tipo di macchine. La prima sta nello spolverare la sfoglia bene di farina affinché non si attacchi, mentre la seconda sta nel allargare al massimo lo spessore della macchina, che di solito è numerato da 1 a 9, dipende dalla macchina, e ad ogni passata gradualmente stringere di 1 a 2 tacche. Vediamo come utilizzare lo strumento per fare le tagliatelle e quello per fare le fettuccine. Tiriamo una sfoglia di circa 2 o 3 mm e dopo adagiamola sullo strumento in questo modo, cercando di rimanere dritti. Iniziamo semplicemente a girare la manovella e accompagniamo sotto con l'altra mano la pasta, raccogliendola quando esce. Ed ecco qui delle bellissime tagliatelle, molto precise, molto ben tagliate, realizzabili anche a mano, ma con la macchinetta ci abbiamo messo molto di meno, abbiamo fatto meno fatica. Sostanzialmente si parla di questo. Creiamo un nido e adagiamolo sulla stoffa infarinata. Dovrà riposare minimo 30 minuti. Fare i tagliolini è leggermente più difficile, in quanto tendono a rompersi, ad attaccarsi alla macchinetta, a non tagliarsi bene. Il mio consiglio è quello di infarinarli bene, tagliare dei piccoli pezzettini di pasta non troppo larghi e quindi più facili da gestire. Girate molto lentamente la ruota e con la mano sotto accompagnateli fuori. Ed eccoli qua. Per questo quarto episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti era davvero tutto. Chef Nunzio vi saluta, vi rimanda la prossima domenica con un nuovo episodio in cui parleremo del pane fatto in casa a lunga lievitazione. Vi aspetto, ciao belli!